Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Nel video precedente vi avevo mostrato tutti gli accorgimenti e i passaggi che adopero il giorno della cotta. In questo video proseguiamo da dove avevamo lasciato, cioè dall'inoculo del lievito, proseguendo con tutta la fermentazione, la gestione delle camere di fermentazione, l'imbottigliamento e la conservazione della birra. Se non hai ancora visto il video sulla prima parte, cioè il Brew Day, ti consiglio di andarla a recuperare prima. E se non l'hai ancora fatto e ti piace il mondo della birra artigianale e dell'homebrewing, ti consiglio anche di iscriverti a questo canale. Partendo dal lievito, non ho parlato nel precedente video del pitching rate, cioè del tasso di inoculo. Di questo ne ho già parlato ampiamente nel video sul lievito e fermentazione e nel video sullo starter. Per sintetizzare, su birre con OG fino a 1,55 imposto un classico pitching rate da 0,75 milioni di cellule per millilitro per grado plato, che in birre ad alta fermentazione, cioè con lieviti ale, corrisponde a circa 1 grammo di lievito per litro di mosto. Quindi con i classici batch da 23 litri, l'ideale sarebbero 2 bustine di lievito, con 12 litri una bustina. Ma ogni bustina ha un quantitativo piuttosto variabile di cellule, che non sembra in rapporto ai grammi in modo uguale tra diversi produttori e perfino tra ceppi diversi dello stesso produttore. Può variare addirittura da 6 a 20 miliardi di cellule per grammo. Per semplificare considereremo un valore di circa 10 miliardi di cellule per grammo. In birre con OG tra 1,055 e 1,080 aggiungete un'altra bustina extra e sopra 1,080 ancora un'altra, non sarebbe male. In passato ho brassato anche buone birre ad alta OG con un quantitativo molto più basso, pari alla metà della quantità consigliata, e non mi sono trovato male, ma dalle informazioni che ho acquisito nel tempo sono passato a questi tassi di inoculo più generosi e sicuri. Per le birre a bassa fermentazione, quindi con lieviti lager, il tasso di inoculo ideale è il doppio rispetto a quelle delle ale, quindi 1,5 milioni di cellule per millilitro per grado plato. In poche parole dovete raddoppiare le bustine rispetto ad una birra ad alta fermentazione, quindi circa 2 grammi litro, sempre su birre con OG medio-bassa. Se volete lavorare con più precisione, vi consiglio di familiarizzare con questi calcolatori, in cui se conoscete potete anche inserire il parametro sulla quantità di cellule attive presenti in una bustina per il lievito che state utilizzando, che purtroppo non è un parametro sempre noto nel formato secco, non tutte le case lo dichiarano e alcune tabelle disponibili non sono oggi aggiornate su tutti i ceppi presenti in commercio. Con il lievito liquido le cose si complicano ulteriormente, perché ci sono 1000 variabili che riguardano il tasso di crescita che potete ottenere con lo starter, partendo da una stima di cellule attive presenti in busta in quel momento e alle tecniche di areazione. È tutto abbastanza approssimativo, ma è meglio di niente. Con il lievito secco, una volta inoculato, lo distribuisco appena con la paletta. Non è strettamente necessario ossigenare il mosto, perché in questo formato le cellule di lievito hanno già le riserve di ossigeno, però se preferite potete anche farlo, male alla birra non farà. Con il lievito liquido invece è strettamente necessario farlo. Attualmente ossigeno manualmente agitando, cercando di incamerare aria per 2 minuti con la paletta, ma sto valutando dei sistemi più efficienti. Una volta chiuso il fermentatore lo posiziono subito in camera di fermentazione. Se devo scendere ancora di qualche grado, in genere accendo prima il frigo per avere già un ambiente fresco. Il lag time, cioè l'intervallo di tempo prima di iniziare a vedere attività nel gorgogliatore, per le birre ad alta fermentazione può andare dalle 8 alle 24 ore. Se dovesse prolungarsi di più, potrebbe trattarsi anche di un lievito non in forma, ma è molto più probabile che il vostro fermentatore non abbia il tappo chiuso ermeticamente. Quindi in questo caso controllate prima di tutto la chiusura del tappo. Nel dubbio potete prelevare un piccolo campione e misurare la densità. In questa fase cerco di portare il mosto alla temperatura di inizio fermentazione o al massimo circa mezzo grado o 1 grado più in basso, e vi dirò il perché.
Ogni lievito e ogni stile di birra si caratterizza molto anche in base alle temperature di inizio fermentazione, cioè quelle in cui il lievito non inizia ancora la fermentazione alcolica, ma si moltiplica e produce varie sostanze, tra cui esteri e altre sostanze aromatiche. È in questa fase che bisogna porre la massima attenzione. Dopo le prime 24-48 ore, su una birra ad alta fermentazione già certi aromi sono stati prodotti e non si possono più contenere. Dopodiché proseguirà principalmente la fermentazione alcolica. Quindi se voglio che un lievito faccia le prime fasi a 18 gradi, ad esempio, porto il mosto a 17 e imposto il termostato a 18, ma stacco l'elemento riscaldante, perché altrimenti lo riporterebbe su in poco tempo. E anche perché comunque in questa fase il mosto produce già del suo calore, quindi non mi serve erogarlo al momento. Sfrutto quindi il calore prodotto spontaneamente dal lievito in modo che arrivi alla temperatura che voglio mantenere nelle prime fasi di fermentazione. Su birre ad alta densità o con ceppi di lievito molto attivi, questa risalita può essere anche molto forte, fino a 3-4 gradi, quindi in ogni caso va impostato il frigo in modo che si azioni almeno mezzo grado oltre il valore da noi impostato. Il frigo lo è imposto con un'intensità bassa per evitare bruschi sbalzi. Il lievito è molto suscettibile agli sbalzi termici e non gradisce troppo il freddo, che potrebbe anche arrivare a bloccarlo. Questo è un problema che riguarda soprattutto chi utilizza sistemi con liquido refrigerante come il glicole. Per gestire bene questa fase bisogna conoscere la propria camera di fermentazione e impostare bene il termostato, perché ci sono giochi di inerzia continui. È importante mantenere gli sbalzi entro 1 grado o 1 grado e mezzo. Già delle variazioni di più o meno 2 gradi potrebbero essere troppe. Superata questa fase delicata, vedrete il gorgogliatore in piena attività e la birra continuerà a scaldare da sola. Qui in genere non faccio variazioni, se il lievito è molto vigoroso, già dal terzo giorno potrete vedere un calo delle bolle. A questo punto è utile iniziare a erogare calore. La salita di temperatura da qui in poi non darà come effetto quello di produrre esteri o altre sostanze aromatiche, ma manterrà soltanto il lievito più attivo, evitando che si vada subito a depositare sul fondo e assicurando un buon completamento della fermentazione primaria, e ci dovrebbe permettere anche di ottenere una maggiore attenuazione. Su birre con lieviti molto rapidi e attivi alzo anche di 1 grado al giorno fino ad arrivare al range massimo di quel ceppo, che in genere può essere di 23-24 gradi per la maggior parte dei lieviti ale, fino a 28-30 gradi per le saison e altri ceppi belgi. In birre con fermentazioni primarie un po' più dilatate nel tempo, come lieviti britannici o ceppi tedeschi ad alta fermentazione, sto qualche giorno in più alla temperatura d'inizio e poi salgo di mezzo grado al giorno. Quando il gorgogliatore non mostra più attività, molti sono tentati di pensare che la fermentazione si sia bloccata o che sia già terminata. Qui sicuramente ci dovremo trovare con una densità finale già quasi al termine, ma la mancata attività del gorgogliatore non indica affatto che il lievito ha completato ogni suo compito. Si parla infatti di fermentazione secondaria, in cui oltre a fermentare eventuali zuccheri rimasti, soprattutto quelli più complessi che vengono metabolizzati dopo, il lievito qui riassorbe tante sostanze prodotte prima, quindi aromi che potrebbero essere indesiderati se rimarrebbero nella birra finita. Quindi con la fermentazione secondaria il lievito va a migliorare la birra dal punto di vista organolettico. La fermentazione secondaria può richiedere un periodo che può andare da pochi giorni a un paio di settimane. Non c'è una regola. In genere su birre a bassa OG consiglio di mantenere la temperatura di fine fermentazione almeno altri 4-5 giorni. Su birre ad alta OG invece o stili come le saison, che hanno una secondaria molto lunga, sarebbe utile fare una sosta anche di 1-2 settimane. Completata la secondaria rimane il cold crush, un passaggio facoltativo ma in molti casi molto consigliato. Consiste nel far scendere la temperatura per favorire la flocculazione del lievito e la pulizia visiva e organolettica della birra, che poi dovrete trasferire o imbottigliare. Su birre ad alta fermentazione scendo fino a 8 gradi, ma nulla vi impedisce di scendere anche fino a 0-2 gradi. Il consiglio che vi do è di scendere massimo 4-6 gradi nelle 24 ore, quindi in modo progressivo e lento. Oltre questi valori, il lievito può subire troppo stress che può portare alla liberazione di sostanze sgradevoli e secondo alcuni test si peggiora anche la qualità della schiuma. Un calo troppo brusco potrebbe anche essere controproducente per una buona flocculazione del lievito. La durata del cold crush è molto variabile. Se lo fate, vi consiglio di farlo per non meno di 3-4 giorni, ma se potete spingetevi fino a 10 giorni. Poi per l'imbottigliamento, se volete incamerare meno ossigeno, riportate la birra a temperatura ambiente o da rifermentazione.
Nelle lager il lag time sarà molto più lungo, è normalissimo se per le prime 24-48 ore non vedrete segni di attività nel gorgogliatore, ma in realtà il lievito si sta già moltiplicando. Per le birre a bassa fermentazione, lo schema che seguo invece è questo. Parto tra i 10 e gli 11 gradi e mantengo per i primi 5-6 giorni questa temperatura, poi salgo di mezzo grado al giorno fino a 15 gradi e qui faccio una sosta per il diacetile per almeno 6 giorni. Poi vado in lenta discesa fino a 2 gradi e lascio lagerizzare per un minimo di 10 giorni fino a 2-3 settimane. Questa è una via di mezzo tra le fermentazioni lager classiche, che prevedono tempi più lunghi e meno variazioni di temperatura nel breve tempo, e il metodo fast lager che invece prevede quasi da subito dei rialzi termici. Nelle varie fasi di fermentazione è utile misurare la densità. Io solitamente non lo faccio troppo spesso, se tutto fila liscio faccio la prima rilevazione a 7-8 giorni, poi un'altra a 15 e una prima di imbottigliare. Se non siete sicuri di aver raggiunto l'FG è bene fare delle misurazioni ravvicinate ogni 48 ore. Molti tendono a fare poche o nessuna misurazione perché non vogliono sprecare 200 ml di birra di volta in volta e anche perché dovendo uscire un certo volume di birra, nello spazio di testa il fermentatore richiama aria dall'esterno, che non è l'ideale. Per risolvere questi due problemi vi consiglio di misurare la densità in fermentazione con un rifrattometro. Di per sé il rifrattometro è lo strumento più sconsigliato per questo scopo. Non è adatto a misurare l'FG perché la presenza di alcol falsa la lettura, ma esistono dei calcolatori che inserendo lo G di origine e quella rilevata dal rifrattometro vi restituiranno un calcolo corretto della presunta densità finale reale. Mi è capitato più volte di fare il confronto tra questo valore e quello del densimetro e mi sono trovato con 1-2 punti di scostamento al massimo, quindi mi sento di consigliarlo. Inoltre, anche se il valore non dovesse essere troppo attendibile, il rifrattometro vi mostra quello che accade dentro il fermentatore, perché comunque vi dice se c'è stata una variazione, se vi aspettavate ad esempio che il lievito continuasse a fermentare altri zuccheri, potete verificarlo. Il lato positivo è che vi serve soltanto una goccia, quindi non avrete il problema del fermentatore che risucchia aria dall'esterno e potrete misurare anche molto più frequentemente in questo modo. Per la misura della densità finale bisogna tenere presente non solo la temperatura a cui viene rilevata, ma anche la presenza di CO2, che se in dosi massicce può far risalire anche di tanto il densimetro galleggiante, falsandovi la lettura. Bisognerebbe sgasare il campione. L'ideale sarebbe un agitatore magnetico e una lunga degasazione. Ovviamente se dovete anche assaggiare il campione, fatelo prima di ossidarlo con l'agitatore. Durante la fermentazione potreste ritrovarvi a dover aprire il fermentatore per fare aggiunte di luppolo o altri ingredienti. Questa è un'operazione che preoccupa molti, ma se lavorate in modo pulito e organizzato non c'è tanto da temere. Per la preoccupazione sull'ossidazione, considerate che aprendo il fermentatore nelle prime fasi, quando c'è il lievito in superficie che si chiama Krausen, la birra è protetta e la produzione continua di CO2 assicurerà l'espulsione dell'ossigeno inglobato, quindi l'ossigeno che entra non verrà a contatto con la birra e non la va a ossidare. In questa finestra temporale dei primi 4 giorni io aggiungo in genere il destrosio, zucchero candito e il luppolo nelle birre che prevedono queste aggiunte. Se volete essere più sicuri, sanificate un po' la camera di fermentazione, l'esterno del fermentatore e gli attrezzi che userete come cucchiaio o palette. Fate l'aggiunta e chiudete appena possibile. Una volta completata la fermentazione primaria, il lievito inizierà a depositarsi sul fondo e la birra sarà priva di protezione in superficie. Da qui in poi sarebbe bene non aprire senza un valido motivo. Se avete degli strumenti che vi evitano il contatto con l'ossigeno, potete anche fare un travaso, altrimenti vi consiglio di non farne per non far incamerare ossigeno, che è il peggior nemico della birra finita. Non preoccupatevi di dover tenere il lievito esausto a contatto con la birra anche per un mese o poco più. Il rischio di autolisi è davvero basso su questi volumi in queste condizioni. Io in genere non consiglio travasi, ma ci sono delle eccezioni. Su delle barley wine ad esempio ho fatto sempre dei travasi intermedi e mi sono trovato molto bene. Sull'ultimo barley wine non l'ho più fatto, devo ancora capire se è stato un vantaggio effettivo o meno. Arriviamo al giorno dell'imbottigliamento, qui ho già posizionato il fermentatore 2-3 giorni prima nella posizione dove poi andrò a imbottigliare, in modo da non smuovere poco prima il fondo ben stabilizzato di lievito. Prima di aprire il fermentatore preparo le bottiglie già deterse e pulite, non le sanitizzo più da tempo perché non lo ritengo necessario.
la birra finita non si infetta così facilmente e non è necessario sterilizzare le bottiglie. Sanificarle si può se volete, ma senza il risciacquo verrebbe a rimanere tanto sanitizzante a contatto con la birra, perché una bottiglia, a differenza di un fermentatore, ha una superficie di scambio molto più ampia. Se avete deciso di sanificarle, evitate tutti gli agenti ossidanti, come acido peracetico o chemiprooxi, perché se non lo risciacquate l'azione ossidante si traduce in un danno vero e proprio alla birra, dato dai perossidi presenti in questi disinfettanti. Essendo tutte le mie birre rifermentate, preparo la soluzione di priming con destrosio e acqua. Per i calcoli e le spiegazioni più approfondite al riguardo, vi rimando al mio video apposito su priming e rifermentazione. Dopo aver fatto il priming con la soluzione di destrosio e lievito da rifermentazione, senza perdere ulteriore tempo, apro il fermentatore, prendo il sifone già ben pulito e sanificato, lo immergo e lo attivo. Può sembrare banale, ma dovete esercitarvi perché se non riuscite al primo o al secondo tentativo, rischiate di smuovere tutto il fondo e di sporcare la birra. Fate le prove prima con acqua e imparate a montare bene la punta del sifone. Questi due elementi devono essere ben accoppiati tra di loro, altrimenti il sifone non si attiverà. I primi 300 ml di birra che prelevo la raccolgo in una caraffa che conserverò poi per il test con il densimetro e per un assaggio. Quindi poi proseguo con tutte le bottiglie in serie. Man mano che prosegue il riempimento e il livello della birra scende, abbasso il sifone evitando assolutamente che si blocchi, altrimenti per riattivarlo con un livello basso di birra si rischia di smuovere il fondo. Più bravi siete in questo passaggio e più limpida sarà la birra che riuscirete a trasferire in bottiglia. Quando il livello sta raggiungendo il rubinetto, inclino il fermentatore con uno spessore per recuperare più birra dal fondo. In genere le bottiglie che si sporcano con più fonti sono le ultime, che poi andrò a marcare con un pennarello per segnalarle e sapere che non sono le migliori del batch. Una volta tappate tutte le bottiglie, le lascio a temperatura ambiente per la rifermentazione. È essenziale che stiano sopra i 18 gradi, preferibilmente tra i 20 e i 24, perché il lievito da rifermentazione, lavorando in meno tempo, digerisce prima parte dell'ossigeno rimasto in bottiglia. Se la temperatura è troppo bassa, ci impiega più tempo o potrebbe anche bloccarsi prima. In inverno infatti allestisco una piastra riscaldante sotto le cassette con le bottiglie e una coperta sopra. Il termostato regola l'erogazione di calore. Trascorsa una settimana in questo stato, sposto poi le bottiglie in un ambiente più fresco intorno ai 14 gradi. Se si tratta di basse fermentazioni, birre luppolate o altre birre delicate, le sposterò direttamente in frigo. Per le saison invece o altre birre belghe lascio maturare a temperatura ambiente anche per 4-6 settimane. Anche le birre ad alto G preferisco non metterle subito in frigo, ma le tengo a temperatura più da cantina, in modo da favorire una buona maturazione. Metterle subito al fresco potrebbe rallentare o bloccare la maturazione di birre più complesse. Con questo abbiamo terminato i video che rappresentano un po' lo stato attuale del mio homebrewing. Se vi siete persi il primo, quello sul Brew Day, vi consiglio di andarlo a recuperare e vi lascio anche il link in descrizione. Se invece è rimasto qualche passaggio poco chiaro o qualche argomento che non ho trattato, vi prego di scrivermelo qui sotto nei commenti. Se vi sono piaciuti questi video, vi invito a lasciare un bel like per supportare il mio canale e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate le notifiche. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video.